Quella davanti a noi è la Corea del Nord. Buongiornissimo, 6 del mattino in quel di Seoul. Mi sto recando a Koreana Hotel, dove devo incontrare la guida e penso altri membri del tour, che oggi mi recherò alla DMZ Zone, ovvero la zona demilitarizzata tra Corea del Sud e Corea del Nord, in cui sarà possibile vedere la zona di confine, parte dei villaggi nella Corea del Nord. Sono veramente curioso di scoprirne di più su questi due paesi, il conflitto che c'è stato, un po' di più della storia, oltre che vedere magari qualcuno al di là della linea di confine. Quindi andiamo! No, ok, oggi no. Nice to meet you. My name is Jackie. I'll be your tour guide today. So today I'm going to show you around the DMZ zone. Durante l'ora di tragitto in bus che mi ha portato dal centro di Seoul al Bridge of Freedom, prima tappa del tour della DMZ Zone, la guida ci ha dato una completa infarinatura sulla guerra in Corea e il luogo che stavamo per andare a visitare. Quindi, veloce momento esplicativo sulla guerra in Corea. Siamo alla fine della seconda guerra mondiale. La conseguente sconfitta del Giappone ha portato alla liberazione della penisola coreana dopo oltre 30 anni di occupazione. La penisola venne quindi divisa in due all'altezza del 38° parallelo, con la creazione a nord della Repubblica Democratica di Corea o Corea del Nord, con la presenza delle truppe sovietiche e governata da Kim Il-sung, nonno del più celebre Kim Jong-un. Nella zona settentrionale invece venne creata la Repubblica di Corea, con il suo governatore Syngman-rhee appoggiato dagli Stati Uniti. Fin dall'inizio ci furono scontri e tensioni, il tutto fino alla notte tra il 25 e il 26 giugno 1950, in cui, senza una vera e propria dichiarazione di guerra, l'esercito nordcoreano superò il 38° parallelo, conquistando Seoul in soli 2 giorni e spingendosi fino a sud senza troppe difficoltà. Solo la zona di Busan rimase sotto il controllo dei sudcoreani. Ovviamente la risposta non tardò ad arrivare e a pochi giorni dall'invasione il presidente Truman inviò un contingente militare guidato dalla figura del generale Douglas MacArthur. L'obiettivo americano e quello degli altri alleati era uno e uno solo: liberare tutta la penisola dall'occupazione comunista. A livello di tempo non fu una guerra molto lunga, e una significativa svolta avvenne un anno dopo, nel 1951, quando i Navy SEAL sbarcarono sulle coste coreane nei pressi di Incheon, dove oggi sorge l'aeroporto internazionale di Seoul, e con una serie di rapidi ribaltamenti di fronte ripresero i territori perduti. Il contingente militare si spinse poi oltre il 38° parallelo, arrivando fino al confine con la Manciuria cinese, costringendo quindi Pechino a schierare un gran numero di truppe sul confine. Questo comportò l'indietreggiamento delle truppe alleate che volevano a tutti i costi evitare lo scoppio di una terza guerra mondiale. Iniziò così una lunga trattativa diplomatica con Pyongyang e dopo 2 lunghi anni di stallo, il 27 luglio 1953 venne firmato l'armistizio, sancendo l'attuale divisione delle due Coree e la creazione di una zona demilitarizzata. La prima tappa del tour è stata il Bridge of Freedom. Qui la guida ci ha lasciato 40 minuti di tempo per esplorare per bene tutta la zona. Questo davanti a me è il ponte che in passato è stato usato dalle persone in Corea del Nord per arrivare qui in Corea del Sud, oltre che dalle forze militari, ed è davvero impressionante come zona. È anche particolare il fatto che l'abbiano resa estremamente turistica oggigiorno, che è una cosa che fa un po' strano, però effettivamente è parte fondamentale della loro storia. Quindi praticamente tutto attorno a questo punto storico fondamentale per la storia della Corea, delle due Coree, hanno costruito tutto un centro ricreativo con un parco di divertimenti
parcheggi enormi, caffè. Questo qua sotto è un'esperienza in VR che spiega un po' la storia. Qui volendo si può prendere la funicolare per andare dall'altro lato a vedere un po' più vicino la linea di confine. Qua ci sono tutti i vari turisti in attesa. Siamo poi risaliti sul bus, pronti ad entrare nella DMZ zone vera e propria. Per farlo però è stato necessario passare per un checkpoint in cui i militari hanno controllato i documenti di tutte le persone sul bus. Hi. This one. Number 3. Look. Okay. Jackie ci ha poi spiegato che la maggior parte dei militari lì sono ragazzi che stanno svolgendo la leva militare obbligatoria. The BTS member, they have to do the military duty. So 20 years ago, there's one singer. His name was Yoo Sung-jun. At the time, he was very popular singer-songwriter and dancer. As I remember, he quite danced sexy dance. Yeah. But he always told his fan he's going to do the military service. But actually he was the immigrant to the America. When he was young, he immigrated to America. But finally he got the military document. He moved to the America and then he acquired the American citizenship. So after that, South Korean government never allowed to get back to the South Korea. So still he's filing the lawsuit to come into the South Korea. Yeah. In this way, doing the military service is quite hot potato in South Korea still this day. Because every man wanted to avoid this service term. At first, it was the 3 years service term. It's quite long, right? But this day, as I remember, for the army, for 16 months, 맞나요? 몰라요? And then the Air Force is 18 months also. Yeah. So it's reduced. Una volta entrati nella zona demilitarizzata si parte subito con la visita del museo, in cui dopo un video esplicativo su tutta la storia della DMZ si può ammirare ogni genere di cimelio bellico. Una zona che invece risulta essere chiusa al pubblico causa Covid e recenti tensioni tra le due Coree è l'area di sicurezza congiunta. Questo è un luogo che viene usato principalmente per fini diplomatici. Sicuramente vi ricorderete l'incontro che è avvenuto qui qualche anno fa tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Si passa poi a una delle parti più interessanti di tutto il tour, la visita al tunnel numero 3, uno dei 4 tunnel che negli anni sono stati scoperti dai militari sudcoreani. A few moments later. Questa qui è tutta l'entrata del tunnel che ho appena percorso. È stato veramente particolare. Si scende per 400 metri, dopodiché in un cunicolo molto stretto si prosegue per quasi 1 chilometro con la testa ben abbassata e si arriva a pochi metri dalla Corea del Nord, in cui c'è una finestrella e si può guardare dall'altra parte. Lo sbalzo termico tra una zona e l'altra è assurdo, perché qua fuori ci sono più di 30 gradi e sotto probabilmente 15 o 10, che faceva veramente freddo. Purtroppo non ho potuto portare il telefono, questo perché non è concesso, quindi se riuscirò a trovare qualche immagine di archivio vi faccio vedere
com'è il tunnel, magari qualche foto di repertorio che hanno loro. Veramente particolare questo tour, super interessante. Qui attorno infatti c'è un po' di casino, c'è tutta una biodiversità unica, data dal fatto che tutta questa zona non è colpita dall'uomo, e quindi per tutta la DMZ Zone sono animali, fauna e uccelli unici che riescono a prosperare liberamente. Torno sul bus. Built more higher flagpole, 104 in red color, North Korean side, and then Quindi quella davanti a noi è la Corea del Nord. Gli edifici sono piuttosto dismessi, almeno in quelle piccole complessi abitativi. Poi nelle grandi città in realtà ci sono anche edifici piuttosto grossi. あそこが北朝鮮で北朝鮮の旗です。でその下がキジョンド村、今人住んでますね。その左が天然村。 1층에 가져갖고 3분짜리 영상이 있거든요. 그거를 보시면은 여기에 소고기가 중앙권에 이곳은 다른 가옥보다 건물을 볼 수 있는데 여러분이 보고 계시는 이무장 시대 오른쪽 전방 높은 철탑에 so actually nearby here, 3 civilian villages. One village is located in the DMZ zone. The other one is now we are going to visit the Tongilchon village, and the other one is Helmaruchon village. But today we're going to visit this Tongilchon village. Siamo arrivati col bus in questo villaggio, una roba molto commerciale perché alla fine non vediamo niente del villaggio, ma ci fermiamo solo in questo shop. Però vabbè, è così. Quasi quasi mi prendo qualcosa da bere. Io volevo dell'acqua, qua non la vedo e non me la sento di fare un test strano. Ok, so back in Seoul. Si è concluso questo tour della DMZ Zone, è stato davvero interessante ed illuminante. Era proprio quello che volevo per scoprire un po' di più della storia tra i conflitti che ci sono tra Corea del Nord e Corea del Sud, che ci sono stati, la situazione attuale, vedere un po' com'è la vita delle persone lì sul confine. Mi è dispiaciuto non aver approfondito troppo la parte dedicata al villaggio lì vicino, però insomma il tempo era quello che era, la guida ci ha cacciato a una certa, dovevamo tornare. Quindi insieme al tour si conclude anche questo mio video. Spero che vi sia piaciuto e spero che abbiate trovato come me molto interessante tutta la storia della DMZ Zone e tutto quello che c'è attorno. Come sempre, se vi va, condividete questo video, lasciate un commento, un mi piace, insomma solite cose da YouTube, e grazie per la visione.